Buongiorno, oggi finalmente si apre la stagione, prima uscita in barca, lago di Garda, e proviamo i mitici Persico Killer, fatti da me, sia le moschine che la montatura Sabiki, e vediamo se anche a febbraio funzionano. L'anno scorso a fine estate ho fatto veramente dei numeri, quindi li montiamo su una canna Mojo Bass da drop shot, specifica da drop shot, che va benissimo, non esistendo canne da Sabiki specifiche soprattutto per il lago, da mare sì. Uso questa e poi ne uso un'altra che farò vedere la prossima volta a mulo, con mulinello rotante. Oggi peschiamo con un mulinello della Daiwa, un Procaster 2005. Il problema oggi, come sempre, sarà trovare i persici con l'ecoscandaglia. Ecco, una cosa importante che qualcuno mi chiedeva: il piombo. Io non pesco con meno di 35 grammi, anche se non c'è corrente. 30-35 grammi, perché spiegavo, dopo lo farò vedere, che la pesca a Sabiki ha bisogno di un piombo, ha bisogno di un buon piombo, ecco, diciamo, perché lavori soprattutto in calata, in discesa. Quindi siccome andremo a giggare, a fare una sorta di jigging, cioè tirando su e giù il piombo, abbiamo bisogno che quando rilasciamo la lenza vada giù velocemente, questo per far vibrare bene i codini dei nostri Sabiki. Cioè non deve andare giù piano la lenza, ma deve andare giù veloce. Sto pescando sui 40 metri e mi sa che il primo ce l'abbiamo. Segnava delle alghe, vediamo cos'è. Persico Killer, siamo a febbraio, prima uscita dell'anno, e nuova moschiera Persico Killer, realizzata quest'inverno. Vediamo se non ha mollato. Stiamo tirando su da 40 metri, eccolo lì, primo persicotto, eccolo qua. Questo primo persico della stagione lo dedichiamo all'amico Eros, ma neanche piccolino, per essere qua sul Garda. Ah, che bello. Moschine Persico Killer infallibili, mangiato da fuori, però c'è. Bene, risaliamo sul punto. Ho visto che sono sui 40 metri, 45, le mie mitiche moschine Persico Killer. Ripeto, sono costruite in parte con una codina di silicone di ottima qualità che faccia un bel movimento, e poi con una gonnellina fluorescente, testina fluorescente, amo del 10, grub dorato. Mettiamo l'ancora galleggiante, riproviamo. Ecco, qua dove pesco io, lo spot nell'Alto Garda è molto molto difficile, perché ci sono molte correnti, è molto profondo. Ho un piombo da 40 grammi perché c'è tanta corrente, quindi non si riesce neanche a star fermi sul posto. Ovviamente anche quando si becca il gruppo di persici è difficile sia ritrovare il punto, anche se lo si segna, perché c'è forte corrente. Ora che arrivi e cali giù hai già perso il punto. Non so se si nota il vento e l'onda che c'è. Anche molto freddo, però a maggior ragione le esche buone devono funzionare soprattutto quando è difficile e i pesci mangiano poco, perché è ovvio che se ci sono i persici tanti e sono famelici, mangiano, non dico tutto, ma quasi. E ragazzi, purtroppo ho spento la telecamera, ho detto tanto adesso non mangiano, e invece boom, Persico Killer, seconda calata, e c'è.
ottimo, sono sui 40 metri. È che l'ecoscandaglio non li segna tantissimo. Sta iniziando anche a piovigginare male. Sto dando qualche colpo di coda prima di... eccolo qua, deve essere anche bellino questo perché dà delle belle testatine. Sì. No, piccolino, però incazzato. Bene, allora questi primi due persici allora li dedico all'amico Eros. Eros, guarda che arrivano tra un po', i tuoi killer persico arrivano anche per te, e anzi sono fatti meglio che i miei, perché io ci tengo di più che prendano gli altri facendo la guida di pesca. Per me la soddisfazione è quando prendono gli altri. Comunque giornata difficile, comunque 2 cale e 2 pesci, cioè veramente killer persico, scusate se lo ripeto, ma è veramente azzeccato. Ci vuole una canna sensibile però non troppo molle, abbastanza rigida, perché comunque quando dobbiamo giggare 40-50 grammi di piombo non è sempre facile, soprattutto a 50-60 metri a volte. Quindi è una pesca che, come vedete, si può fare anche d'inverno, e tanti pensano al sabiki solo d'estate, quando il pesce è in frenesia, quando è cattivo. Invece, come vedete, oggi ci sono 5 gradi, siamo al 16 di febbraio, 16-17, non mi ricordo bene la data, ma eccolo, avete visto? Eccolo qua, vedete? Bello anche, questo tira, porca, eccolo qua. Poi è stata una mangiata un po', spesso mangiano in caduta, questo è un bel pesce, o sono due, è un bel pesce. Spesso mangiano in caduta, e per quello che è importante avere un piombo almeno di 30-35 grammi minimo, ma anche se non c'è corrente, perché ripeto, quando rilasciamo deve andare giù veloce l'esca, è quello che stimola l'atto predatorio del persico. Eccoli 2, eccoli qua, di cui uno anche bello, guardate, spettacolo. Quindi 2 e uno bello. Allora questo qua piccolino lo rilasciamo immediatamente, che non ha fatto neanche l'embolo, via. E questo qua Eros, guarda che bel persico. Guarda che questo è bello, persicotto con i miei persico killer. Anzi, cito anche Kevin, il mio amico Kevin, che incontrerò alla fiera di pesca di Vicenza. Guarda che li prenderei anche tu, se ti impegni, Allora, il concetto è di far andare il piombo sul fondo, dopodiché fare dei colpettini di richiamo così, stile tataki, e poi di recuperare, fare 3 o 4 gercate in verticale, perché loro risalgono anche, e lo inseguono. Cioè il segreto è quello di far scattare l'istinto predatorio del persico. Porco, ho entrato un'onda, ma ha lavato completamente. È una pesca anche abbastanza violenta, nel senso che non dobbiamo preoccuparci di fare movimenti troppo veloci e bruschi, guardate, un tataki su e giù. Perché quando faccio quelle 4-5 gercate mi alzo anche a volte di 10 metri, quindi devo poi ricalare. Di nuovo colpettini, faccio sballonzolare i persico killer sul fondo, quindi il pesce arriva incuriosito. Dopodiché inizio delle gercate, a volte più lente, a volte più veloci, così da farli alzare dal fondo, inseguire l'esca e prenderla al volo. Se stiamo lì fermi, il persico arriva e dice: ma questo
pesciolino finto sta fermo, quindi non è vero, cioè in qualche maniera adesso la semplifico, però invece quando arriva attirato da questi movimenti sul fondo dobbiamo andargli via, fare sì che il persico inizia a inseguire, e poi il suo istinto predatorio è più forte di lui, dice attacca e mangia. Ecco, vorrei far vedere una cosa, non so se si vede, quel puntino qua è un micro gamberetto, e sia i persici ma anche i coregoni si nutrono di questi piccoli crostacei, ed è interessante insomma anche guardare e capire cosa c'è nel lago e di cosa si nutrono i pesci. Ecco, il mio consiglio è quando sull'eco gli ha dato e l'ho perso. Quando sull'eco vedete anche alghe, in mezzo alle alghe ci sono i persici. Eccolo, cazzo, gli ha dato. Eccolo, gli ha ridato. È anche un bel pesce questo, non so se si vede. O uno o due. Sta arrivando. Bello, bel pesce, cavolo. Bel pesce. Ha fatto l'embolo questo qua è un bel pesce. Qua sul Garda i persici non sono grandi, quindi quando si prende già un 25 di persico come questo, no, è un 20, piccolino, no, sembrava più grande perché ha fatto l'embolo. Comunque è un bel pesce. Bene, abbiamo uno scarroccio di 0,5 che è il massimo per questa pesca. Eccolo qua, faccio vedere. Questo qua è l'indice 0,5, KN sta per nodi, 41 metri, per ora non marca niente, vedo delle marcature, eccole lì le marcature, le vedete? Sono queste qua, piccoline, quelli sono tutti persici. No, al fondo, quando smuoverci, esca. Ho incagliato sul fondo, sto cercando di risalire a monte in modo tale da tirare il piombo dall'altra parte. Se dovessi perdere tutto il sabbichi sono tanto lavoro perso e mi dispiacerebbe molto. Wow, tutti ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5. Che faticata, mai mollare, ho fatto delle peripezie però ce l'ho fatta. Bene, adesso spengo un attimo e ricontrollo che il filo non si sia rotto. Bene, sono riuscito a salvare tutto, anche la lenza non so come non si è neanche rovinata e mi sarebbe dispiaciuto molto, quindi ho ricalato 45 metri, qualche piccola marcatura. Eccolo, bel pesce ragazzi questo, porco, ragazzi, porco, o sono 3 o è uno grosso, speriamo non si spenga la telecamera. Bel pesce, allora. Eccolo qua, ecco, e infatti si è spenta la telecamera perché avevo visto che mancava poca batteria. Comunque, cioè è bello lungo ma è magro. Comunque questo è un pesce che prenderlo in piena stagione quando è bello grasso, è lungo ma guardate che pinne che ha. Questo è un pesce forte, hanno passato l'inverno quindi sono affamati e abbastanza magri. Parliamo del trecciato. Il trecciato io non starei sotto uno 0,12
trecciato. Bisogna usare il trecciato perché pescando a 40-50 metri il trecciato taglia meglio l'acqua e quindi scende giù più verticale possibile, fa meno resistenza, quindi se abbiamo anche scarroccio e abbiamo un nylon o un fluorocarbon sulla bobina, fa sì che prenda tanto, faccia vela e ci troviamo il piombo lontano. Invece deve cadere il più verticale possibile, quindi essere veloce in caduta. Quindi non è solo una questione di piombo che deve essere giusto e proporzionato allo scarroccio che abbiamo, ma è anche una questione appunto di trecciato. Come nel bollentino al mare si usano trecciati fini. Però non andrei sotto lo 0,12 perché comunque è una pesca violenta. Abbiamo visto prima che ho incagliato, se avevo su uno 0,8, uno 0,6 di trecciato avrei rotto. Quindi 0,10 minimo, 0,12 meglio, quindi almeno un 150 metri. E poi appunto da lì leghiamo in diretta la nostra lenza Sabiki, che in questo caso è realizzata con un trave in fluorocarbon dello 0,30 e dei bracciolini sempre in fluorocarbon dello 0,25. Eccolo, ha mangiato 2 o 3 volte sto qua. Comunque sono violenti, sono forti, anche se sono a fine inverno sono incazzati. Bello, più bello di prima, guarda, tirava un terzo di quello di prima ed è più bello di quello di prima. Ecco qua, moschina killer persico. Ricalo subito perché ci sono delle marcature interessanti, vediamo se mi calo sopra le marcature, se gli dà subito. Eccolo, infatti, ragazzi, dichiarato questo. Va come va giù, come va in piega la canna, non so se si vede. Dichiarato, sono combattivi da matti, più che in estate, incredibile. È bello, porca miseria, che bei pesci. Questo qua è ancora più bello di quello di prima, ragazzi. Killer persico, questo ha fatto l'embolo. Eccolo qua, un altro. Ricaliamo subito però. Sta calando il vento. E probabilmente o vediamo l'ultima mangiata o niente, dopodiché ci spostiamo, dopodiché mi sposto, mangio qualcosa e riprendo a pescare più tardi. Bene, adesso c'è la calma piatta e è finito il peler del mattino, probabilmente arriverà l'ora del pomeriggio. E quindi io ne approfitto, visto che anche il pesce si riposa, mi riposo anch'io, tutti riposiamo, vento, pesce e pure io, e vado a mangiare qualcosa. Sono tornato nel punto di stamattina dopo mangiato perché ho fatto qualche calata in un altro punto senza nessun risultato. Quindi alla fine, visto che qua li ho presi prima, proviamo ancora. Queste sono le 2 del pomeriggio, è salita su una bella ora, è aumentato lo scarroccio. Con l'ancora siamo a 0,8 e tanto, ho montato su 50 grammi, ma siamo ai limiti accettabili per pescare. Anche se mangiano, faccio l'ultimo pezzo e vado a casa perché ho freddo. Bene, basta, direi, l'ultima calata l'ho fatta, si torna a casa. È andata più che bene.
Quindi prima uscita a Persici in barca sul Garda del 2020, siamo a metà febbraio, ho provato i nuovi Persico Killer che ho costruito quest'inverno, li avevo già provati l'anno scorso e sono andati più che bene, direi ottimo. Fa ancora freddo e quindi si sono rivelati micidiali anche in questa stagione. Ragazzi, finito, si è messo anche il brutto tempo perché si sta nuvolando tutto, l'aria è veramente fredda e come prima uscita sono più che soddisfatto. Ciao! Killer Persico.